Cari amici, ben ritrovati, sono Massimo di Apromastore. Come potrete capire dal rumore dell'ambiente circostante, quest'oggi non siamo in studio, ma siamo in esterni ad affiancare un amico, Mariano Annoni, un fotografo di moda e di advertising con un passato di cinematografia alle spalle, ora appunto attivo nel campo della fotografia di moda, al quale volevamo far provare un'attrezzatura, e quindi lui ha organizzato un set in cui provare non solo un'attrezzatura nuova, in particolare ELB 500 TTL di Elinchrom, ma anche una location particolare che potrebbe servirgli per dei futuri servizi. Quindi abbiamo trovato questo piacevole scorcio di natura della provincia varesina e siamo pronti per allestire il set. Mariano, vuoi raccontarci qualcosa di cosa realizzeremo oggi, come posizionerai le luci? Sì, allora useremo soprattutto delle luci in controluce. Useremo come luce principale quella dell'ambiente e sfrutteremo la potenza dell'Elinchrom per avere una luce che ritaglierà la modella rispetto al fondo. La modella sarà vestita di rosso perché applichiamo il concetto della teoria dei colori, per cui avendo tutto questo ambiente verde è molto interessante metterci un vestito rosso, per cui la modella salterà fuori tantissimo, anche con l'aiuto delle luci che sembrano non necessarie, ma qui sono molto utili e soprattutto sono utili la loro potenza. Con un sole così forte è necessario avere una luce che abbia tanta forza per contrastare il sole. Ecco, spesso e volentieri quando si scatta in esterni non si pensa di ricorrere alla luce del flash perché ci si accontenta della luce naturale. Oggi come oggi le macchine possono salire di sensibilità senza grossi problemi di qualità, quindi probabilmente una persona che scatta per divertimento in un ambito come questo si affiderebbe agli automatismi della macchina e dalla luce ambiente, però ancora una volta questo vorrebbe dire accontentarsi della luce che si trova, mentre noi oggi, grazie all'Elinchrom ELB 500, che ha una potenza pari a 7-8 volte quella di un flash a slitta, riusciremo a contrastare la luce del sole, avere una luce in controluce molto potente, ma comunque dalla resa estremamente naturale, che ci aiuterà a staccare la modella dall'ambiente circostante. La modella, la bellissima Mira, sarà staccata sia per la contrapposizione dei colori, quindi vestita di rosso in un ambiente abbastanza verde, e staccata grazie alla luce in controluce. Esatto. Qualcuno oggi sicuramente finirà in acqua, ma visto il caldo che fa potrebbe non essere una cosa brutta, ma il primo a finire in acqua è sicuramente l'ELB 500, 2 kg di flash posizionato su uno stativo. Contrappeseremo un po' lo stativo con l'ombrello dip di Elinchrom e mi sembra di aver capito che andremo a posizionarlo in mezzo a questo specchio d'acqua. Esattamente.
Ok Mariano, allora i primi 2 set li abbiamo realizzati. Vuoi parlarci delle foto che hai scattato? Sì, allora il primo l'abbiamo fatto proprio qui dietro, abbiamo messo un controluce alla destra della ragazza e un flash molto piccolo nascosto giusto dietro la roccia per avere un controluce. Perché? Perché abbiamo giocato anche con l'acqua, abbiamo voluto fare una specie di pioggia. Abbiamo usato uno spruzzatore e avendo la luce da dietro si notano molto bene le goccioline che cadono. Ovviamente poi le gocce bagnano anche la ragazza, bagnano i capelli, danno un bellissimo effetto. Siamo in estate, quindi è una cosa molto carina da fare e grazie al controluce a questo punto l'effetto è ancora più potente. Davanti nulla, solo luce ambiente per tenere comunque l'incarnato e per limitare al massimo le ombre sul viso della ragazza. La seconda inquadratura l'abbiamo fatta più o meno sempre dallo stesso punto di vista, però dall'alto, con la ragazza più al centro nel laghetto, mentre semplicemente cammina trascinandosi dietro questo lungo vestito rosso. In questo caso i 2 flash sono uno, sempre quello piccolo, puntato direttamente sul viso della ragazza, tenuto da un assistente. Il secondo, quello principale, di nuovo l'Elinchrom, tenuto dal nostro campione, che era dentro in acqua e ci seguiva mentre la ragazza si muoveva nell'acqua. È molto bello il gesto di lei che si gira mostrandoci le spalle, dovrebbe essere una foto molto bella da vedere. Ecco, mentre nel primo caso appunto il set era statico, quindi abbiamo potuto posizionare il nostro flash sullo stativo zavorandolo, nel secondo caso, grazie anche alla leggerezza di Elinchrom e LB500, abbiamo potuto seguire la ragazza nella sua camminata nell'acqua. Tra l'altro io ho sbirciato il display di Elinchrom, non lo stavi neanche usando alla massima potenza. Nei primi scatti il flash era posizionato a circa 3-4 metri dalla ragazza e stava lavorando a circa 300 watt, quindi comunque questo ci ha consentito di allungare veramente di parecchio anche l'autonomia, ma credo che la batteria potrà durarci anche per tutta una giornata di scatti. Direi che possiamo goderci questi scatti e diamo la rivederci ai nostri amici per il prossimo set che, se non sbaglio di capire, faremo non troppo distanti da qui. Grazie mille, un saluto a tutti. Ciao!